Lezione 1. L'arte del decluttering. Sono d'accordo. Inizierò riordinando il mio armadio e ordinando i vestiti per stagione. Sembra un piano fantastico. Sembra così piacevole organizzarsi. Davvero, mi sento sempre più leggera dopo un buon riordino. Cosa farai con i vestiti che non ti servono più? Ho intenzione di donarli. Altri possono beneficiare di ciò di cui non ho più bisogno. Questa è un'ottima idea. È una situazione vantaggiosa per tutti. Sì. Inoltre, aiuta a evitare che il disordine si accumuli nuovamente. Trovo sempre difficile separarmi da alcuni oggetti, però. Capisco. Gli attaccamenti sentimentali possono renderla difficile. Hai una strategia per decidere cosa tenere? Di solito mi chiedo se ho indossato un capo nell'ultimo anno. Questa è una regola saggia. In caso contrario, potrebbe essere il momento di lasciarsi andare. Esattamente. Che mi dici di te? Come gestirai il tuo armadio? Organizzerò anche per stagione, ma includerò una sezione per gli articoli che amo. Questo è un buon approccio. Gli abiti che portano gioia devono essere apprezzati. Assolutamente. Credo nel circondarmi di cose che amo. E dopo l'organizzazione, possiamo fare una divertente sfilata di moda. Ora sembra eccitante. Un po' di competizione amichevole non guasta mai. Chi pensi che avrà i migliori outfit? Dipende dal tuo senso dello stile. Sono noto per sorprendere con le mie scelte. Bene, non vedo l'ora di vedere le tue sorprese. E non vedo l'ora di modellare la mia collezione primaverile per te. Che il decluttering e la sfilata di moda abbiano inizio. Ecco un futuro più organizzato ed elegante. Lezione 2. Elementi essenziali della lezione di cucina. Hai esigenze specifiche per il nostro piatto oggi? Non proprio. Credo che finché sarà pulito e organizzato, staremo bene. Pulito e organizzato? Questa è una ricetta per il successo. Assolutamente. Uno spazio di lavoro pulito ci aiuta a concentrarci meglio. Apprezzo il tuo approccio. Rende la cucina meno stressante. Ho sempre scoperto che una cucina ordinata porta a pasti più gustosi. Allora, quali sono i nostri ingredienti principali per il piatto di oggi? Credo che stiamo lavorando con verdure e alcune proteine. Eccellente! Adoro un miscuglio di verdure colorato. Anch'io! Le verdure fresche apportano così tanto sapore. Sicuramente lo fanno. Hai una verdura preferita? Adoro i peperoni. Aggiungono una croccantezza così bella. I peperoni sono una scelta fantastica. Mi piacciono arrostiti. La tostatura ne esalta la dolcezza, vero? Esattamente. Una volta li ho sfornati e ho quasi mangiato l'intero vassoio. Sembra delizioso. Forse dovrò rubare quell'idea. Ti prego, fallo. Qual è la tua tecnica di cottura preferita? Adoro la frittura in padella. È veloce e mantiene i sapori vivaci.
La frittura è un ottimo modo per conservare nutrienti e colori. D'accordo. Hai mai provato ad aggiungere spezie uniche? In realtà sì, un pizzico di paprika affumicata può esaltare il piatto. Questo è un ottimo suggerimento. Me ne ricorderò. Ecco un'avventura culinaria piena di gusto e divertimento. Lezione 3. L'impatto della letteratura. Di recente ho letto del diario di Anne e di come Otto Frank lo conservò dopo la guerra. È una storia profonda, davvero. Otto Frank ha deciso di pubblicarlo, vero? Sì, dal 1947 sono state vendute più di 20 milioni di copie. È stupefacente. Le sue parole hanno toccato innumerevoli vite. Assolutamente. È incredibile come un diario possa avere un impatto così profondo. Ti fa davvero pensare al potere della narrazione. Esattamente. Le intuizioni di Anne sono sia commoventi che strazianti. Ricordo di aver letto il suo punto di vista sulla speranza in mezzo alla disperazione. Sì, la sua resilienza è davvero stimolante, soprattutto per una persona così giovane. Ci ricorda l'importanza della compassione e della comprensione? Pensa che il suo diario avrebbe avuto lo stesso impatto se pubblicato oggi? È difficile dirlo. Il contesto storico aggiunge molto peso alle sue parole. Vero, le sue esperienze offrono una finestra unica sul passato. Credi che la gente sia ancora legata alla sua storia oggi? Penso che lo facciano. Molti continuano a cercare lezioni di storia. Ogni generazione può imparare dalle lotte e dai trionfi altrui. Esattamente, questa è la bellezza della letteratura. Trascende il tempo. Mi chiedo quante persone siano state ispirate a scrivere dopo aver letto il suo diario. Tantissimi, immagino. La voce di Anne continua a risuonare. Ecco l'eredità duratura della sua storia. E all'importanza di condividere anche le nostre storie. Lezione 4. L'arte di parlare in pubblico. Sono un po' ansioso di presentarlo al pubblico. È naturale sentirsi così. Come pensi che andrà? Confido che il mio messaggio sia ragionevolmente soddisfacente e incoraggiante per tutti. Questa è una mentalità positiva. La fiducia è metà della battaglia. Esattamente. Se credo nei miei contenuti, lo farà anche il pubblico. Quali punti chiave intendi sottolineare? Voglio condividere l'importanza del coinvolgimento e del sostegno della comunità. Questo è un messaggio meraviglioso. Le persone apprezzano essere incoraggiate. Spero che sia d'accordo con loro. Hai qualche consiglio? Sì, stabilisci un contatto visivo per creare una connessione con il pubblico. Contatto visivo notato. Per quanto tempo devo mantenerlo? Pochi secondi a persona funzionano bene, basta evitare di fissare. Me lo ricorderò. Che mi dici del linguaggio del corpo? Stai in piedi e usa gesti aperti. Dimostra sicurezza. Gesti aperti?
E se per sbaglio faccio un gesto troppo selvaggio? Allora diventerai l'oratore più divertente della città. Vero, forse dovrei aggiungere anche un po' di umorismo. Assolutamente. Una battuta ben piazzata può alleggerire l'atmosfera. Idea geniale. Includerò una storia divertente. Tutti amano una bella risata. Ti rende più riconoscibile. Ora mi sento più fiducioso. Grazie per il tuo supporto. In qualsiasi momento, ricorda solo di fare un respiro profondo prima di iniziare. Respiro profondo, contatto visivo e un pizzico di umorismo. Capito. Lo farai meravigliosamente. Incoraggiamo insieme il pubblico. Ecco come ispirare la nostra community e divertirsi. Lezione 5. Le disavventure del viaggio. Oh no! Dove l'hai perso? Credo sia successo durante la mia sosta all'ultimo aeroporto. Questo è un peccato. Che cosa hai perso? Ho perso la mia sciarpa preferita. È stato un regalo di mia nonna. Oh, cara. Deve essere molto angosciante. Lo è davvero, non posso credere di essere stato così imprudente. Ti ricordi dove l'hai bevuto l'ultima volta? Credo di averlo lasciato sul sedile, mentre aspettavo il mio prossimo volo. Hai pensato di verificare con la compagnia aerea? Sì, ma temevo che potesse essere una causa persa. Non si sa mai. Molti aeroporti hanno perso e ritrovato servizi. Questo è vero. Dovrei chiamarli prima di partire. Vale la pena provare. Spero che possano aiutare. Grazie per il tuo supporto. Mi sento già un po' meglio. Certo. Anch'io una volta ho perso il mio cappello preferito in aeroporto. Davvero? L'hai recuperato? Sorprendentemente, sì. Un gentile sconosciuto lo restituì ai perduti e ai ritrovati. Incredibile! Dovrei avere un po' di fiducia? Sicuramente. Restiamo fiduciosi che esistano brave persone. Chiamerò la compagnia aerea non appena arrivo a casa. E se hai bisogno di aiuto, sarò lieto di aiutarti. È molto generoso da parte tua. Grazie per essere così comprensivi. Viaggiare può essere un'avventura, anche quando le cose vanno male. Sì, sicuramente ci tiene allerta, ed eccoci ai viaggi futuri. E speriamo che ci siano meno oggetti smarriti lungo la strada. Lezione 6. Celebrare i bei momenti. Jane ha davvero ringraziato tutti per essere venuti alla sua festa. L'ha fatto davvero! È stato un gesto così caloroso e lo abbiamo apprezzato tutti. Devo dire che abbiamo mangiato un sacco di cibo alla festa di Jane. Oh, assolutamente. Mi sembrava che avessimo fatto una festa. Gli hot dog erano deliziosi. Ti ricordi quante ne abbiamo consumate? Credo di aver perso il conto dopo il terzo. Ricordo di aver messo senape e ketchup sul mio. È stato splendido.
Ho seguito l'esempio. Una combinazione perfetta per gli hot dog, non credi? Lo è davvero? Hai provato qualcuno dei condimenti speciali di Jane? Sì! Il condimento ha aggiunto una svolta interessante. Mi mancava il gusto. Dovrò chiedere a Jane la ricetta. Dovresti! Ha sempre le migliori idee per il gusto. Qual è stata la tua parte preferita della festa, a parte il cibo? I giochi sono stati un momento clou. È stato delizioso guardare tutti competere. Sono d'accordo. Vedere tutti ridere ha reso la serata memorabile. E la narrazione? Abbiamo passato dei momenti divertenti. Soprattutto quando Tom ha provato a raccontare quella storia di fantasmi. Pensavo di scoppiare a ridere. Ha un tale talento per il teatro. Lo fa davvero. La prossima volta dobbiamo preparare le nostre storie. Ottima idea! Una gara di narrazione sarebbe divertente. D'accordo. Ecco altri deliziosi incontri con gli amici. Lezione 7. Consapevolezza della salute. Ho trovato allarmanti le statistiche di questo seminario sulle malattie cardiache. Assolutamente! È fondamentale capire in che modo le scelte di vita possono influire sulla nostra salute. Sono d'accordo. L'esercizio fisico regolare e una dieta equilibrata possono prevenire le malattie cardiache. Sì, si tratta davvero di apportare modifiche piccole e coerenti. E che mi dici del cancro? Ho notato che può attaccare diverse parti del corpo. Corretto. Il cancro non è solo una malattia, ha varie forme che colpiscono numerosi organi. Ecco perché la consapevolezza è così importante. La diagnosi precoce può salvare vite umane. Esattamente. I controlli regolari aiutano a individuare i problemi prima che si aggravino. Hai adottato delle routine sanitarie per contribuire a ridurre i rischi? Ho iniziato a incorporare più frutta e verdura nella mia dieta. Ottima scelta! La frutta e la verdura colorate sono ricche di sostanze nutritive. Cerco di concentrarmi sugli alimenti integrali e ridurre al minimo quelli trasformati. È molto saggio. Gli alimenti trasformati possono essere dannosi per la nostra salute. Mi assicuro anche di rimanere attivo. Aiuta sia il cuore che la mente. L'attività fisica è fondamentale. Anche una camminata veloce può fare la differenza. Sì, è incredibile come il movimento possa elevare il nostro umore. Hai preso in considerazione qualche tecnica di riduzione dello stress? Pratico meditazione e yoga alcune volte a settimana. Meraviglioso! Queste pratiche contribuiscono al benessere generale. Dobbiamo ricordare che il benessere mentale è importante tanto quanto la salute fisica. Assolutamente. Tutto si unisce per uno stile di vita sano. Ecco come prevenire le malattie attraverso l'istruzione e le scelte intelligenti. Un saluto alla nostra salute, consapevolezza e vita positiva. Lezione 8. Le meraviglie della natura. Puoi trovare cavallette all'aperto in una giornata di sole? Questo è vero, sembrano prosperare in questo clima caldo.
Adoro guardare come le cavallette saltano sull'erba. I loro salti sono davvero impressionanti. Sembrano quasi acrobatici. Esattamente. È come se si esibissero per noi. Hai mai provato a catturarne uno? L'ho fatto da bambino. È sempre stata una sfida divertente. Posso immaginarlo. Sei riuscito a catturarne qualcuno? Alcuni, ma sembravano sempre scappare all'ultimo momento. Sono piuttosto agili. Forse ci stanno solo prendendo in giro. Forse. Cosa pensi che facciano tutto il giorno sull'erba? Probabilmente stanno vivendo le loro piccole avventure tra le lame. Mi chiedo se tengano riunioni per discutere delle strategie di hopping. L'agenda di oggi. Come sfuggire agli umani. Esattamente. Devono essere piccole creature molto intelligenti. Ho letto che le cavallette possono cambiare colore per mimetizzarsi. È affascinante. La natura ha sicuramente i suoi modi. Parlando di natura, hai notato le farfalle? Sì, svolazzano come minuscole opere d'arte. Guardarli ballare nell'aria è affascinante. Sono d'accordo. Mi fa apprezzare la bellezza della vita all'aria aperta. La natura ha un modo di ispirarci, non è vero? Assolutamente. Ecco altre giornate di sole immersi nella bellezza della natura. Lezione 9. Comprendere l'e-business. Ho letto delle varie funzioni aziendali all'interno di un'azienda. Questo è un argomento cruciale. Quali funzioni hai trovato più interessanti? Sono rimasta affascinata dal modo in cui i diversi reparti collaborano per avere successo. Assolutamente. La comunicazione e la collaborazione sono fondamentali in qualsiasi organizzazione. Sì, tutti contribuiscono a quella che oggi viene chiamata un'impresa di e-business basata su Internet. Commercio elettronico ha trasformato il modo in cui operano le aziende. Davvero, consente una copertura globale con pochi click. Hai pensato di avviare tu stesso un e-business? Ci ho pensato. Credo che ci sia un grande potenziale nel mercato online. Quale prodotto o servizio vorresti offrire? Forse una piattaforma per oggetti artigianali unici. Sembra esserci una richiesta. Sembra intrigante. Mi piacerebbe sostenere gli artisti locali. Esattamente. Creerebbe una comunità promuovendo al contempo le piccole imprese. E potresti integrare facilmente varie funzioni come marketing e finanza. Precisamente. La tecnologia semplifica notevolmente la gestione delle funzioni di e-business. Quali sfide pensi di poter affrontare? La concorrenza è agguerrita nel mercato online, ma l'innovazione può distinguerci. L'innovazione è fondamentale. Avrai bisogno di una strategia per mantenerlo aggiornato. Sono d'accordo. Dovrò anche comprendere meglio il comportamento dei consumatori. Studiare il pubblico di destinazione ti aiuterà a personalizzare le tue offerte senza intoppi. Grazie per l'eccellente consiglio.
Mi sento ispirato a esplorarlo ulteriormente. Siete i benvenuti. Non vedo l'ora di vedere le tue idee di business prendere vita. Ecco come navigare insieme nell'entusiasmante mondo delle business. Lezione 10. Esplorazione dei gusti musicali. Sì, mi piacciono Taylor Swift e Ed Sheeran. Hanno delle belle voci. Lo fanno davvero. I loro testi sono spesso così riconoscibili, non credi? Assolutamente. Ogni canzone racconta una storia che risuona in molte persone. Hai una canzone preferita di entrambi gli artisti? Mi piace molto Shape of You di Ed Sheeran, è accattivante. Questa è un'ottima scelta. Adoro ballare al ritmo di quella canzone. E che mi dici di Taylor Swift? Quali delle sue canzoni ti piacciono? Love Story occupa un posto speciale nel mio cuore. È così romantico. Questo è un classico. Cattura magnificamente l'essenza dell'amore giovanile. Esattamente. La sua narrazione è accattivante. Suoni anche tu qualche strumento musicale? Suono la chitarra. Mi fa sentire legato alla musica. Che meraviglia! Ho sempre voluto imparare a suonare la chitarra. Dovresti. È un modo piacevole per esprimersi. Potrei accettare l'offerta. Ti piace esibirti? Mi piace, ma mi innervosisco prima di salire sul palco. Questo è comune. L'emozione di esibirsi può essere sia eccitante che intimidatoria. Suoni qualche strumento? Mi diletto con il pianoforte, ma non sono un esperto. È impressionante. Puoi sempre accrescere le tue abilità con la pratica. Davvero? Forse possiamo fare una mini jam session un giorno. Mi piacerebbe moltissimo. Ecco come creare musica meravigliosa insieme. Complimenti per quello. Manteniamo viva la musica. Lezione 11. Sfide storiche. Subito dopo il ritorno di Smith, arrivarono 100 nuovi coloni dall'Inghilterra. Deve essere stato un periodo emozionante per la colonia. Davvero. Tuttavia, si trasformò rapidamente in un inverno rigido. Posso solo immaginarlo? Un inverno molto freddo può essere piuttosto rigido. È diventato particolarmente impegnativo a gennaio, vero? Sì, ho letto che molti hanno avuto difficoltà a trovare cibo in quel periodo. Esattamente. I coloni affrontarono la fame e le condizioni climatiche avverse. Sono stati fatti degli sforzi per assisterli? Sì, la comunità doveva riunirsi e condividere le risorse. È impressionante come le persone possano unirsi nei momenti difficili. Assolutamente. Queste sfide hanno creato uno spirito resiliente tra i coloni. Credi che abbiano tratto lezioni preziose da questa esperienza? Certamente. Le avversità spesso portano alla crescita e all'innovazione. E dimostra l'importanza della cooperazione per superare le difficoltà. Giusto! Hanno dovuto adattarsi rapidamente per sopravvivere.
Rimango sempre stupito dalla forza dei primi coloni. La loro determinazione ha aperto la strada alle generazioni future. Davvero! Ci ricorda che le difficoltà possono portare alla grandezza. Ecco come onorare la loro eredità e le lezioni che ci hanno insegnato. Lezione 12. Il viaggio della meditazione. Di solito medito per ogni sessione che ho. Sembra meraviglioso. Come hai iniziato il tuo viaggio di meditazione? Ho iniziato con 10 minuti e gradualmente ho aumentato il tempo. Questo è un approccio intelligente. Quali vantaggi hai notato? Mi sento più concentrato e meno stressato. È piuttosto rinfrescante. Vedo come potrebbe essere d'aiuto. Segui qualche tecnica particolare? Sì, mi concentro sul respiro. Mi aiuta a rimanere con i piedi per terra e presente. Concentrarsi sul respiro è abbastanza efficace. Hai provato le meditazioni guidate? L'ho fatto. Possono essere molto utili, specialmente per i principianti. Sono d'accordo. Trovo che le voci calmanti siano rilassanti e incoraggianti. A volte ascolto i suoni della natura durante le sessioni guidate. Sembra delizioso. I suoni della natura possono favorire il rilassamento. Lo fanno davvero. Hai una pratica di meditazione preferita? Mi piace la visualizzazione. Immaginare luoghi tranquilli è piuttosto rilassante. La visualizzazione può trasportarti in ambientazioni meravigliose. Esattamente! Posso scappare in montagna o anche in spiaggia. Hai mai meditato all'aperto? L'ha fatto! L'aria fresca e l'ambiente naturale arricchiscono l'esperienza. Sembra la combinazione perfetta di consapevolezza e natura. Sì, lo consiglio vivamente. Cosa fai nei giorni più affollati? Spesso accorcio la mia meditazione, ma mi assicuro di prendermi comunque un momento per me stessa. Una breve sessione è meglio di niente. Verissimo. Ogni piccola cosa conta per il benessere. Ecco la consapevolezza e renderla parte della nostra vita quotidiana. Saluti, impegniamoci a continuare insieme i nostri viaggi di meditazione. Lezione 13. Alla scoperta della storia. Di recente ho visitato un museo che era piuttosto affascinante. Sembra interessante. Di che museo si trattava? Era il museo di storia locale. Adoro la storia. Cosa hai trovato più intrigante lì? Le mostre sulla fondazione della città erano particolarmente affascinanti. Oh, posso solo immaginarlo. Avevano dei manufatti interessanti? Sì, mostravano strumenti e oggetti usati dai primi coloni. Che meraviglia! È incredibile vedere com'era la vita allora. Davvero. Avevano persino una vecchia mappa che descriveva in dettaglio la struttura della città. Le mappe offrono queste informazioni. Hai imparato qualcosa di sorprendente? Sicuramente, mi ha sorpreso sapere quanto sia cambiata la città. È affascinante il modo in cui la storia plasma le nostre vite attuali.
Esattamente. Il museo aveva anche delle esposizioni interattive. Display interattivi? Sembra divertente. Sì, hanno permesso ai visitatori di interagire con la storia in modo pratico. Mi piace imparare così. Fa sentire viva la storia. Sono d'accordo. Forse dovremmo programmare una visita insieme. Mi piacerebbe moltissimo. I musei sono sempre più divertenti con un amico. E potremmo esplorare tutte le mostre insieme. Sì. Mi chiedo quali altre gemme nascoste custodisca il museo. Scopriamo i segreti della nostra storia locale. Lezione 14. Offrire aiuto. Certo, sarei lieto di aiutarti. Per cosa hai bisogno di assistenza? Lo apprezzo! Dobbiamo sistemare i tavoli per l'evento. Nessun problema. Quanti tavoli stiamo allestendo? Credo che ci siano una decina di tavoli da sistemare. Sembra gestibile. Anche noi abbiamo abbastanza sedie? Sì, ho controllato prima. Abbiamo un sacco di sedie da abbinare? Ottimo. Iniziamo prima con la disposizione dei posti a sedere? Sì, suggerisco di disporli a forma di U per una migliore interazione. Una forma a U sembra eccellente. Favorisce la comunicazione. Esattamente. Aiuterà tutti a sentirsi inclusi. Bene, mettiamoci al lavoro. Dove vuoi il primo tavolo? Posizioniamolo vicino all'ingresso per un facile accesso. Buona idea. Adesso porterò il tavolo laggiù. Grazie. Hai mai contribuito a organizzare un evento prima? L'ho fatto. Mi piace far parte delle attività della comunità. Anch'io. È gratificante contribuire. Inoltre, è una grande opportunità per incontrare nuove persone. Assolutamente. Eventi come questo riuniscono la comunità. Parlando di comunità, sai chi parteciperà? Credo che un mix di famiglie e organizzazioni locali si unirà. Questo creerà un'atmosfera incantevole. Sì! Assicuriamoci che tutto sia perfetto per loro. Sono emozionato. Aspettiamo un evento di successo. Lezione 15. Fare piani? Penso che dovremmo esplorare quel nuovo museo insieme qualche volta. Sembra un piano. Volevo visitarlo. Ottimo. Ho sentito che hanno delle mostre affascinanti. Ho letto che presentano reperti locali della storia della città. Esattamente! Sarebbe meraviglioso saperne di più sulla nostra comunità. Inoltre, hanno spesso display interattivi. Adoro quelli. Rendono l'apprendimento molto più coinvolgente. Facciamo piani per questo fine settimana? Sì, facciamo in modo che sia una divertente gita di un giorno. Dovremmo pranzare prima? Idea perfetta. Conosco un delizioso caffè nelle vicinanze. Sembra delizioso.
Un buon pasto prima della nostra avventura. D'accordo. A che ora ci vediamo? Che ne dici delle 11? Che ci dà un sacco di tempo. Sembra perfetto! Porterò la mia macchina fotografica per immortalare la giornata. Favoloso. Possiamo documentare il nostro viaggio nella storia. E magari scrivi una breve recensione del museo dopo. Mi piace l'idea. Condividere la nostra esperienza potrebbe ispirare altri a visitarci. Assolutamente! Ecco una giornata piena di esplorazioni. Complimenti per quello. Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura insieme. Lezione 16. Aspirazioni accademiche. Apprezzeranno il tuo duro lavoro se sei stato uno studente dedicato. Lo spero, voglio solo che i miei voti siano abbastanza buoni. Certo, ti sei impegnato molto in questo semestre. È stato piuttosto impegnativo, ma mi è piaciuto imparare. Questo è lo spirito. Cosa ne pensi dei tuoi soggetti? Mi sento fiducioso in alcuni ma preoccupato per altri. Quali argomenti ti preoccupano? La matematica è sempre stata un po' difficile per me. La matematica può essere complicata. Hai pensato di chiedere ulteriore aiuto? Ho partecipato a sessioni di tutoraggio, il che mi ha aiutato parecchio. Questo è eccellente. A volte una piccola guida in più fa la differenza. Assolutamente. Che mi dici di te? Che ne pensi dei tuoi voti? Nel complesso mi sento bene, ma ho ancora qualche miglioramento da fare. Sembra che tu sia sulla strada giusta. Lo spero. Continuerò a sforzarmi fino alla fine. Questa è un'ottima mentalità. La perseveranza paga sempre. Grazie. E che ne dici dei tuoi prossimi esami? Qualche strategia? Ho intenzione di rivedere i miei appunti e di esercitarmi a fondo sui documenti precedenti. Sembra saggio. La pratica è la chiave per capire. Sì! Farò anche delle pause per mantenere la mente fresca. Perfetto. Un approccio equilibrato è essenziale per il successo. Speriamo che il nostro duro lavoro alla fine ripaghi. Complimenti per quello. Celebriamo insieme i nostri successi qualunque essi siano. Lezione 17. Avventure in aeroporto. Suppongo che ora ci stiamo dirigendo verso i nostri rispettivi cancelli. Suona bene. Non vedo l'ora che arrivi il mio viaggio. C. È una caffetteria nelle vicinanze? Mi servirebbe una spinta. Chen, è uno in fondo al corridoio. L'ho notato mentre venivo qui. Perfetto. Non funziono bene senza il mio caffè mattutino. Capisco. Qual è il tuo ordine abituale? Sono un uomo semplice. Solo un caffè nero forte per me. Scelta classica. Di solito mi piace un latte al caramello. Sembra delizioso. Sei un fan delle bevande dolci? Sì, soprattutto se è coinvolta la panna montata. La panna montata rende tutto migliore.
Davvero? Bevi caffè tutti i giorni? Quasi. È diventata una parte necessaria della mia routine. Mi sento allo stesso modo. Il caffè mattutino è come un abbraccio in una tazza. Che bel modo di dirlo. Terrò a mente questa frase. Ti prego, fallo. Potrebbe diventare la tua prossima citazione da bar. Ora posso immaginarlo. John's Hagen Cup. Potrebbe essere un bestseller. Potremmo prendere i nostri caffè prima di salire a bordo? Assolutamente, facciamo un caffè veloce. Buon caffè e viaggi emozionanti. Complimenti per quello. Spero che i nostri voli siano piacevoli quanto il nostro caffè.